Appena entrati all'interno della Cappella Palatina si rimane abbagliati dall'oro che rifulge dalle mura, le tessere musive, il mosaico che è stato realizzato nel corso di secoli a partire dal governo di Ruggero II e che copre tutta la parte alta delle navate e l'intero presbiterio, ciò che c'è dietro la parte dell'altare maggiore. La Cappella Palatina rappresenta qualcosa di unico al mondo perché racconta quella che fu l'ideologia presente a Palermo dal 1130 in particolare, anno di incoronazione di Ruggero II l'Altavilla. Grande particolarità nel realizzare la Cappella Palatina fu la scelta dei materiali. E chiaramente l'impiego di tanto porfido di Assuan dentro la Cappella Palatina sta a testimoniare l'importanza del luogo in cui ci troviamo, perché il porfido è solo secondo all'oro per importanza in questa fase storica. Si potrebbe pensare che l'abbondante uso di oro all'interno di questa cappella fosse dovuto al desiderio di dimostrare la ricchezza, lo sfarzo della corte di Ruggero, ma in realtà l'oro all'epoca era il colore di cui si pensava fosse intrisa la luce del paradiso e qualsiasi storia divina doveva avvenire all'interno di questo spazio che era fuori dal tempo. Questo mosaico è un libro aperto che doveva parlare a chiunque entrava all'interno di questo luogo e non è un caso che troviamo delle scritte in 3 lingue diverse. Sono le lingue che sapevano scrivere e parlare gli artigiani che hanno lavorato all'interno di questa cappella. Artigiani che venivano dalla cultura islamica, artigiani bizantini e artigiani di cultura latina, quelli che Ruggero II voleva far convivere all'interno di questo luogo. Che cosa dicono questi mosaici e queste iscrizioni? Viene raccontato ciò che è narrato all'interno della Bibbia. L'episodio più forte è quello dell'uccisione da parte di Caino del fratello Abele. I 2 fratelli lottano uno contro l'altro perché questi mosaici, malgrado realizzati in epoca bizantina, sono particolarmente vivaci rispetto a quelli ieratici che siamo abituati a vedere nelle chiese sparse in tutto il Mediterraneo settentrionale. La Cappella Palatina è unica nel suo genere, nel particolare che si lega al soffitto a Muqarnas. Questo soffitto rappresenta uno dei concetti primordiali legati all'uomo, il concetto della grotta. Stalattiti e alveoli riconducono a quella che è l'idea di Demetra, la dea madre. Riconduce all'idea del mito della caverna di Platone, riconduce al concetto della natività, alla grotta della natività, riconduce a quella che è l'idea della rivelazione nell'Islam. Questo luogo parlava a tutto il mondo, ma soprattutto parlava a quelle persone e a quelle civiltà che si erano stratificate nel corso dei secoli all'interno della città di Palermo. È un luogo che guarda al passato, ma che progetta il futuro della civiltà di questa città e dell'intero regno normanno.